E ragazzi, eccoci finalmente qua col mio primo video acquisti manga, light novel e figure del mese di maggio 2025. Chi mi segue su Telegram saprà sicuramente quanto che ci tenevo a provare a fare un video di questo genere. E dai che ce l'abbiamo fatta. Nell'effettivo non ho premesse particolari da fare, per cui direi che possiamo andare direttamente al dunque. Partiamo subito con i volumi 1, 2, 3 e 4 di The Ghost in the Shell, The Human Algorithm, manga edito in inglese da Kodansha Comics e che nell'effettivo io avevo letto in digitale ancora l'anno scorso in aereo al rientro in Italia dal Giappone, insieme anche al manga originale di Shiro Masamune, e segue le vicende dei membri della sezione 9 ad eccezione del maggiore in quanto per motivi di trama qui non sarà presente. Vi è però un personaggio nuovo, una ragazza. La storia è molto carina, a me sta piacendo, i disegni sono davvero belli e i personaggi sono simpaticissimi ma anche seri quando c'è bisogno di esserlo. Sicuramente consigliato se siete appassionati del franchise di The Ghost in the Shell. Ultimo volume di Twin Star Exorcist, il numero 35, manga edito in italiano da Planet Manga, volume che, come era prevedibile che fosse, non mi ha fatto impazzire. Nell'effettivo si può dire che non mi ha né sorpreso né deluso. C'è da dire però che io e i Battle Shonen generalmente non andiamo d'accordo, e infatti si è visto. Tirando le somme si può dire che in questo manga ci sono state tante parti che mi sono piaciute tanto, specialmente l'arco finale, però tutte le cose da shonen, come per esempio il torneo, le smorfie dei personaggi, i siparietti comici, sono cose che proprio non fanno per me. Volumi 1, 2 e 3 di Sakura Saku, manga edito in inglese da VZ e scritto dalla Saki Saka, autrice della quale possiedo anche Strobedge, A un passo da te e Amarsi lasciarsi, che potete vedere qui sulla mia destra. Per farla breve si può dire che i manga della Saki Saka sono esattamente quello che mi aspetto di vedere quando prendo in mano uno shoujo romantico scolastico. Di conseguenza hanno tutti i pregi ma anche tutti i difetti del genere. Nell'effettivo sono letture piacevoli che però difficilmente riescono ad entusiasmarmi. D'altra parte i disegni sono davvero belli, sebbene le espressioni a tratti non mi facciano proprio impazzire. Volume 12 di One Dance, manga edito in inglese da Kodansha, e incredibile ma vero si tratta di uno dei miei manga preferiti. Cosa molto strana visto che io non sono assolutamente un appassionato dell'argomento trattato, vedi appunto la danza, però vedi i personaggi, vedi i disegni, mi sta piacendo davvero tutto di questa serie. Volumi 1, 2, 3, 4 e 5 di A Stepmother's Marken, manhwa edito in inglese da Seven Seas, che a me sta piacendo davvero tanto, cosa abbastanza inaspettata visto che generalmente io e i webtoon non andiamo molto d'accordo. Fin da subito infatti la storia e i personaggi mi hanno subito preso, i disegni poi che sono il motivo per il quale ho cominciato questa serie sono a dir poco spettacolari. Il quarto volume in particolare poi mi ha anche emozionato, è scesa qualche lacrimuccia e niente, vi dico solo che attualmente è entrato a far parte delle mie serie preferite. Volume 8 di My Wife Has No Emotion, manga edito in inglese da Seven Seas. Questa è una serie che per me alterna alti e bassi. Principalmente quando le storie sono incentrate sui due protagonisti, la cosa mi piace. Tutti i personaggi secondari, tutti alieni e robe strane. Boh. Comunque questo volume in particolare mi ha divertito tanto, mi è veramente piaciuto. Poi comunque a me piacciono le storie dove ci sono sia umani che cyborg. Carrellata di light novel che devo ancora leggere, partiamo con quelle edite in inglese da Yen Press, volume 15 di Wandering Wisp The Journey of Elena, volume 11 di Bottom Tier Character Tomosaki, volume 10 di Wolf Empowerment, volume 16 di I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level. Sono senza fiato. Passando invece alle light novel edite in inglese da Seven Seas, abbiamo il volume 9.5 di Classroom of the Elite Anno 2, volume 9 di Sword of the Demon Hunter e il volume 16 di Reincarnated as a Sword. Passando alle figure, questo mese mi è finalmente arrivata la versione di Because of You di Elysia da Honkai Impact 3 in scala 1:7. Giusto un pelo grande. E questa è la figure in sé. Davvero bellissima. Poi comunque Elysia è uno dei miei personaggi preferiti di tutto Honkai, insieme anche a Kiana e Himeko, delle quali ho delle figure anche per loro. Ma comunque davvero stupenda, c'è poco da dire. E con questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e se tutto andrà bene ci rivedremo ancora. Bye bye!